14 agosto, abbiamo due scelte: di là e si ricomincia il cammino da capo, oppure di qua e lo finiamo. Voi cosa decidete? Di finirlo? E finiamolo. Siamo a San Paio, no, siamo ancora in Spagna, però non ditelo troppo forte. Questa è la cappella dove dovevamo fare il 6, ma mi sa che non c'è nessuno. È un po' tanto chiusa. Ci stiamo avvicinando alla Colla, abbiamo visto l'aeroporto, qui c'ho le conchiglie giganti su tutto il muro, che belle. Andiamo. Ravacolla, dove è in atto una qualche forma di protesta contro non sappiamo cosa, con tutti gli striscioni appesi alle case. Guarda qui, là in fondo, i balconi prima. La chiesa di Ravacolla, dice Giulia che sembra un gigantesco granaio, non è il gigantesco granaio che sembra più una chiesa o... Vedi, andiamo giù al bar. C'è uno di qui e uno di lì, tu se metti dentro una moneta cos'è che fa? Moneta di Corriere d'Anno, scusa, qui giro. Guarda che dobbiamo arrivare a Santiago. Ce la facciamo. Funziona. Si è affollato, mentre sono quelli partiti alla Ravacolla a un orario un po' più umano rispetto al nostro. Dico, non fate il cammino di San Jacopo in Toscana, perché guardate in che brutti posti vi porta. Sicuro? Ah no, questo è il cammino di Santiago, stiamo arrivando a Santiago di Compostela. Com'è che nessuno si lamenta di questi pezzi, invece... Perché c'è la magia del cammino Sì, che fa... E invece per fa quei dimenticare tutto. 2-3 km da Livorno nel porto ti tirano scemo. Schifezza, una vergogna, dovete levarla. Vabbè, là, camminiamo. Poi torniamo indietro nel cammino di là. Vabbè. Questo è al Monte di Gozzo, dovrebbe essere il punto panoramico sopra Santiago, però Cappelle San Marcos, patrono dei narcotrafficanti, mi pare. E vediamo se si vede qualcosa, non si vede nulla, c'è la nebbia. E voi che panorama vi aspettate? Ok, sulla fiducia, là sotto c'è Santiago. Ci credete? Che ci crediate o meno, là sotto c'è Santiago. E al Monte Gozzo mancano 4 km e 790 metri alla cattedrale. Sì, comunque si continua a non vedere nulla, Il parco Monte di Gozzo. Il templario pellegrino, che invece che lo zaino c'era lo scudo, la spada e la lancia con la croce sopra. Comodissimi. Mi pare di capire che siamo in questo paesino, ridente paesino si chiama Santiago di Compostela. Probabile. Sì, andiamo avanti. La caffetteria Londres, che in effetti qua sembra più una cittadina sfigata inglese che una città spagnola o portoghese. Qua il confine è labile, però ci dicono di non chiamare portoghesi gli abitanti del luogo, anche se no si offendono, anche se parlano praticamente portoghese. Però insomma, so che il centro storico è carino finora. Da in fondo si comincia a vedere il campanile della cattedrale. Meno male.
Chiesa di Santa Maria del Cammino. Nuovo territorio dei pellegrini. Siamo arrivati 12 minuti dopo l'inizio, per cui è troppo tardi per entrare. Oi! Caramba, che sorpresa! Ma che bello che ci siamo trovati, se l'avessimo voluto fare No. davvero! Per me si è arrivati, Siamo arrivati? E siamo arrivati, sì! Ed eccoci qui, una bella giornata d'autunno, il 14 agosto 2023. Finalmente anche noi siamo riusciti a fare un cammino di Santiago completo, il cammino primitivo da Oviedo a qui. Qui siamo nella piazza anteriore della cattedrale. Buon cammino di Santiago! Buon cammino di Santiago, il cammino. Oh. Ovviamente la Compostela è la nostra credenziale, tutta timbrata Timbrata, con l'ultimo. siamo finiti. Siamo arrivati. Io ho visto video dove c'è la coda in tutto il cortile, tutto, ma con questo nuovo sistema veramente si fa in fretta. Compostela alla mano. Come ti è sembrato questo cammino? Faticoso. Faticoso. I piedi mi hanno dato la diffida il secondo giorno di cammino. E infatti cambieremo il nome da canale da Due in Cammino a Due sul Divano. Sì, probabilmente sì. Quindi No. ogni passo è stato molto meritato. Se no Giulia sul divano e io in giro a camminare. Fatecelo sapere nei commenti cosa Va bene. preferite. Ti è piaciuto però almeno? Sì. Ah, ecco, dillo che ti è piaciuto. Sì, Il nostro primo cammino fuori dall'Italia. Il primo cammino in Spagna ci è piaciuto molto. Va bene. Questo è l'ultimo, è l'ultimo che mangerai in Spagna, eh? Meno che stasera o domani. Vuol dire che ci si ricorda. Buongiorno dai. Dai, Due in Cammino. Ma perché aspettare un anno per tornare a Santiago quando ci puoi tornare il giorno dopo Infatti. con meno gente sulla appunto. piazza? Adesso stiamo cercando di andare a messa alle 9.
niente buttafumero, ci toccherà tornare a Santiago un altro anno. Vero che ci toccherà tornare un altro anno? Il souvenir più gettonato, la piastrella del Mo, secondo voi, o l'orrendo granaio galiziano che sembra una tomba? Però c'è anche il minimo con, guarda. YouTube ci censurerà sta cosa, ma nei distributori di oggetti sessuali c'è anche la conchiglia di San Giacomo. E boh, se qualcuno si eccita guardandolo. Siamo andati in bene tempo per vederci chiudere la porta davanti. Oh signor. E questa è la Santiago più turistica, che qua già si cammina più agevolmente, prima si era in fila. Niente, e ora si parte, Per la saluta di torneremo l'anno prossimo. Torneremo, poi vediamo se riusciamo a tornare l'anno prossimo, che qua l'uomo propone, Dio dispone, no? Come al contrario, adesso si prova. Questo è il giardino dell'alberghe, vedi, tutto ben curato, sono i tavolini, passi qua e là, la zona del... c'è la pellegrinetta che mangia la fai vedere la paraguaya, le paraguaie sono, la zona dove si tiene il bucato, e quella dove si entra la ragazza è la cucina. E questo è il micio dell'alberghe, che ha il collare, è uno dei pochi gatti col collare che abbiamo visto, per cui immagino che non sia... Sono magrolini. Magrolino, immagino che non sia randagio. Buona la paraguaya, Il classico microonde che troverete negli alberghi, ma qui c'è anche la cucina, e vedete c'è di tutto. Anche il volantino, anzi proprio un cartonato di cui ti porta la pizza, no? C'è la pizza carbonara, bacon crispy, pepe e peperoni, César deluxe della Huerta. Sembrano delle torte. Sì, in effetti a giudicare dalla foto sembra più una torta che una pizza, però se uno arriva qua è proprio disperato e non è italiano. Vabbè, telepizza, quindi non volete fare, sono anche le carte, non volete di fare, la televisione, ma penso che giochi di scatola, no, questo è veramente un bel alberghe, prendetelo in considerazione non solo per andare all'aeroporto in fretta, ma anche se fate una tappona il giorno prima dell'arrivo di Santiago per avvicinarvi il più possibile, e poi il giorno dell'arrivo far solo 10 km per arrivare presto. Ok, da bravi italiani concludiamo la nostra permanenza a Santiago con un piatto di pasta e un bicchiere di vino. Vabbè, è una rioja invece che un italiano, ma passiamo. Buon appetito! I momenti pellegrini che vi stiamo vivendo. Questo comunque è sempre lo Ostello di Lavacolla col bucato. E là dietro il solito granaio galiziano che sembra una cappella funebre.